sono riuscito a rendere il mio ChatGPT un vero rompicazzo, e questo è una risorsa in realtà incredibile, è uno strumento fantastico che vorrei aver avuto veramente tanti anni fa. Sono riuscito a forzare le sue risposte customizzandolo e rendendolo veramente un referee, un professore, un puntiglioso in generale, qualcuno che ne sa tanto della mia materia e che veramente mi può dare del filo da torcere in un contraddittorio che va sempre a contraddirmi. Facciamo qualche test, ti mostro come mai dovresti farlo, qual è questa risorsa incredibile, perché dovresti veramente sfidare ChatGPT in questo modo per diventare un Highlander delle tue tesi. Di conseguenza seguimi, iscriviti al canale se il video ti piace, questa risorsa è veramente incredibile. Ti faccio anche degli esempi di dove potresti usare queste cose. Il primo caso è quello dei dibattiti pubblici accademici. Stai presentando la tua tesi di laurea, ti stai preparando al meglio, ma non sai che ci sarà in commissione, o meglio lo sai ma non hai idea di che cosa potrebbe dirti, non hai idea di che cosa potrebbe chiederti, potrebbe farti 1000 domande dalle più disparate. Tu potresti avere paura di rimanere zitto e non aver pensato magari a quella domanda. Con questo strumento riusciamo veramente a trovare in ChatGPT un bastian contrario che ci contraddice sempre, ma questa contraddizione è veramente una risorsa. Adesso vediamo come utilizzarlo. Riuscire ad avere un contraddittorio con una macchina che ci risponde, è instancabile a ogni nostra domanda, riuscirà a darci un'altra visione della nostra affermazione. Questo è fantastico e può essere utilizzato sia per i rapporti umani, risoluzione di conflitti familiari, negoziazioni sul posto di lavoro, sia se tu stai preparando un progetto e lo vuoi presentare, che cosa ti diranno i tuoi interlocutori? Ok, immagina di trovarti davanti alla tua commissione e riuscire a prevedere tutte le domande che ti faranno. Immagina di fare un'esposizione fantastica e non solo ti fermi a questo, ma riesci anche a rispondere a tutto perché avevi previsto ogni domanda che ti avrebbero fatto. Immagina di avere a che fare con una relazione complicata dove non sai mai che cosa aspettarti. Immaginati di essere a una negoziazione in cui magari tu vuoi far valere i tuoi diritti. Immaginati di essere sul posto di lavoro, devi chiedere un aumento, hai bisogno di qualcos'altro. Prima di mostrarvi come ho fatto a rendere ChatGPT un vero e proprio bastian contrario che mi permetterà di vedere le cose in un modo diverso e di conseguenza mettere in dubbio le mie certezze e al tempo stesso arricchirmi, creando in me una nuova consapevolezza di quelli che sono i limiti della mia tesi, e intendo tesi come delle mie affermazioni e non solo della tesi di laurea, ti faccio vedere alcune risposte che mi dà in seguito a questa customizzazione. Parliamo per esempio di fonti rinnovabili. Affermiamo che le fonti di energia rinnovabile sono sufficienti al mantenimento dei bisogni umani. Che cosa mi risponde? Mi dice che la mia affermazione risplende di ottimismo, ma sfortunatamente si scontra con la crudele realtà e la complessità del globale energetica. Primo, ci cita l'intermittenza delle fonti rinnovabili. Secondo, ci introduce il concetto di densità energetica. Terzo, parla di investimenti e infrastrutture di trasmissione energetica. Quarto, i limiti delle risorse rinnovabili per trasporto aereo e marittimo. Già qui abbiamo capito che ci ha già fatto 4 punti importantissimi su cui riflettere, e questo va fatto indipendentemente da qual è il tuo punto di vista. La potenza di questo strumento, del metodo che ti sto portando in questo video, sta nel permetterti di prepararti a un contraddittorio con una persona assolutamente preparata che potrebbe avere le vedute totalmente diverse dalle tue. Ma non solo questo, in questo contraddittorio fatto con ChatGPT, in una situazione assolutamente safe, ovvero sicura, al buio della tua cameretta puoi allenarti e vedere che cosa ti dice senza temere il giudizio di nessuno, di una platea che ti guarda, dei tuoi professori, dei tuoi insegnanti, di chiunque. Puoi veramente imparare cose nuove, vedere se ti è sfuggito qualcosa, vedere se la tua tesi, le tue affermazioni scricchiolano da qualche parte, e in questo modo puoi veramente arricchirti, diventando veramente una persona che non sposa una tesi per credo, ma sposa una tesi perché conosce i vantaggi e i limiti della propria tesi. Ma facciamo un altro esempio meno formale. Jimi Hendrix è stato il miglior chitarrista di tutti i tempi. Ci avventuriamo in un regno di affermazioni audaci basati su gusti personali più che su valutazione oggettiva e misurabile. Non c'è dubbio che Hendrix sia memorabile, ma l'asserzione che sia stato il migliore chitarrista di tutti i tempi solleva inevitabilmente questioni di criterio e contesto. Primo, afferma come lui fosse innovativo, ma ce ne fossero anche tanti altri, e ci cita anche quali, nel caso noi non li conoscessimo. Secondo, è difficile parlare di abilità tecniche, e cita altri 2 chitarristi veramente molto tecnici. E poi parla dell'era in cui Jimi Hendrix suonava, dove c'erano dei limiti rispetto a oggi nelle possibilità sonore. Ma andiamo avanti, facciamo un altro esempio scientifico. Lo studio sulle cellule staminali è stato ostacolato in Italia per motivi legittimi. Vediamo che cosa ci dice. Entriamo in un territorio scivoloso dell'etica scientifica e della legislazione. Campo minato di opinioni contrastanti, dibattiti accesi. Adesso, per farla breve, non leggeremo tutto, però mi cita anche altre cellule staminali pluripotenti indotte, e nel caso in cui io non sappia di che cosa sta parlando, ho semplicemente già scoperto
scoperto qualcosa di nuovo da andare a esplorare. Rimaniamo sempre nello stesso tema, facciamo un esempio di cui abbiamo già parlato e vediamo come mi risponde in questo caso. Ibuprofene è il farmaco antinfiammatorio migliore in commercio, voglio un contraddittorio di questo. Capiamo che in questo modo noi possiamo scoprire facilmente tutti i limiti di ibuprofene e possiamo farcelo dire in un modo più schietto possibile. ChatGPT ti impedisce di settarlo in modo che lui sia persino scortese, ma quando ci troviamo davanti a una commissione infastidita potrebbe cercare di demolirci semplicemente per sfogarsi. Di conseguenza, se noi riusciamo a settare ChatGPT nel modo che sia il più pungente possibile, riusciremo piano piano a iniziare a entrare in questa area di contraddittorio ed allenarci, capire quali sono i punti di forza della nostra tesi e del nostro modo di affermare le cose. Quindi in primo luogo parla della variabilità, delle caratteristiche del paziente e delle condizioni specifiche del trattamento, e poi mi parla giustamente dei problemi gastrointestinali di questo farmaco, e poi per terzo mi parla della sua interazione negativa con anticoagulanti. Di conseguenza, ancora una volta, con un solo click ho scoperto veramente tantissime cose che veramente mi sono utilissime. Se io dovessi andare davanti a una commissione di laurea a parlare di ibuprofene e non sapessi questi aspetti, rischierei davvero tantissimo. E questo non vale solo per le tesi di laurea, vale per le commissioni in generale, vale per dei colloqui di lavoro. Con questo strumento possiamo veramente giocare con ChatGPT e arricchirci in una conversazione che ci renderà veramente degli Highlander della nostra tematica. Adesso ti mostro come rendere ChatGPT così, ma prima di vederlo, se vuoi provare anche tu, metti un like a questo video, commenta, dimmi se ti è stato utile, assolutamente i commenti sono essenziali, like e iscriviti al canale perché ho intenzione veramente di spremere ChatGPT per rendere uno strumento di crescita, di apprendimento e di didattica formidabile. Continuerò a fare esperimenti, continuerò a portarli su questo canale, di conseguenza iscriviti al canale e ora andiamo a vedere come si fa a personalizzare ChatGPT in questo modo. È sufficiente andare all'interno delle impostazioni sotto il proprio nome in ChatGPT, fare Customize ChatGPT, escono due campi da compilare. Io per compilarli ho inserito questa stringa e qui gli ho detto quanto io sia uno stronzo, semplicemente perché volevo un contraddittorio che fosse il più violento possibile, quindi lui si aspetta da me che io sia un vero non diciamo cosa. E come vogliamo che lui ci risponda? Vogliamo che abbia una posizione di autorità saccente, fornendoci contraddizioni, sfide sistematiche a qualsiasi argomento presentato, evidenziare i limiti e le debolezze delle affermazioni altrui con uno stile assertivo, una sfumatura di condiscendenza. Anche se il tono può apparire presuntuoso, è guidato da una profonda conoscenza del campo e da un impegno verso l'eccellenza scientifica. E poi voglio che mi sfidi costantemente a superare i suoi standard di prova e logica. E infine voglio che sia giudicante non solo in merito all'argomento trattato, ma anche alle qualità umane e al valore del tuo interlocutore. Sto cercando in questo modo di rendere il ChatGPT il più stronzo possibile, in modo veramente da essere preparato a qualunque tipo di platea. Ti lascio questa stringa nella descrizione, mentre passi iscriviti al canale, metti un like e commenta. Sono certo che questa cosa ti sarà più che utile, provala, inserisci qualunque tipo di affermazione e vedi come ChatGPT te la smonterà e tu ti arricchirai di conseguenza. Quindi grazie di aver seguito questo video, ricordati di cliccare qui per vedere una playlist dove puoi imparare altre 1000 tecniche con ChatGPT e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!